Benvenuti e bentornati sul canale. Nel video tutorial di oggi andiamo a vedere come si realizza questo cono gelato. Ci servirà del cotone color sabbia per fare il cono e del cotone colorato per fare il gelato. Poi naturalmente un uncinetto, in questo caso sto usando un 2,5 e non un 3 perché essendo un portachiavi mi aiuta a realizzarlo leggermente più piccolo. Delle forbici, queste specie di pinze che ci serviranno poi per andare a mettere il portachiavi, marcapunti, ago da lana e poi ci serviranno dei rimasugli di filo per andare a fare le codette e naturalmente servirà anche dell'imbottitura. Prima di proseguire ti ricordo, se non l'hai già fatto, di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così ogni volta che io pubblico ti arriverà una notifica, di lasciare un like come supporto e che mi trovi su Instagram come Mille Creazioni Sonia. Iniziamo prendendo il cotone color sabbia e andando a fare un anello magico di 4 maglie basse. Fate le 4 maglie basse, chiudo l'anello magico e vado a fare un giro di 4 maglie basse. Una volta fatto il giro di 4 maglie basse vado a fare una maglia bassa e un aumento, una maglia bassa e un aumento per un totale di 6 maglie basse. Da questo giro io inizio a inserire il marcapunti nella prima maglia del giro. Adesso, siccome il lavoro si sta girando nel verso sbagliato, con l'uncinetto mi aiuto a rigirarlo nel verso giusto, in questo modo. Adesso proseguo facendo i giri. Vado a fare un giro di 6 maglie basse. Come sempre, se vediamo che si sta girando lo riportiamo in questo modo, così. Fatto il giro di 6 maglie basse vado a fare 2 maglie basse e un aumento. La prima parte è leggermente difficile da lavorare perché non abbiamo bene, almeno io mi trovo un pochettino in difficoltà come prendere bene il lavoro, però come mano a mano che lavoriamo il lavoro si allarga e ci verrà sempre più facile poi andare a lavorarlo e saremo anche sempre più veloci. Abbiamo fatto anche il giro di 2 maglie basse e un aumento, che in totale poi a fine giro avremo 8 maglie basse, e adesso andiamo a fare un giro di 8 maglie basse.
Adesso vi dirò come proseguire con i prossimi giri, tanto sono sempre come abbiamo fatto qui, quindi alterniamo giri di aumenti con giri di maglie basse. Ok, quindi noi abbiamo fatto l'anello magico di 4 maglie basse, un giro di 4 maglie basse, un giro con una maglia bassa e un aumento per un totale di 6 maglie basse, poi un giro di 6 maglie basse, ancora 2 maglie basse e un aumento per un totale di 8 maglie basse e poi un giro di 8 maglie basse. Adesso dobbiamo proseguire facendo 3 maglie basse e un aumento per un totale di 10 maglie basse e un giro con le 10 maglie basse, poi 4 maglie basse e un aumento per un totale di 12 maglie e successivamente un giro di 12 maglie basse. Poi facciamo 5 maglie basse e un aumento per un totale di 14 maglie e un giro di 14 maglie basse, poi 6 maglie basse e un aumento per un totale di 16 maglie e un giro di 16 maglie basse. Ok, arrivate a questo punto poi vi faccio vedere come proseguire. Questo è il cono finito. Per fare il cono quindi abbiamo alternato giri di aumenti con giri di maglie basse. Adesso andiamo a tagliare il filo in questo modo un pochettino lunghetto, perché adesso cambiamo colore. Entriamo qui nella prima maglia, ma non prendiamo tutta la maglia, vedete che è composta da 2 costine, prendiamo quella di dietro in modo che quella di davanti rimanga libera. Facciamo entrare il filo e lo portiamo fuori in questo modo. A questo punto il filo lo blocchiamo sotto l'indice e prendiamo il nuovo colore. Anche questo, l'estremità lo blocchiamo sotto l'indice e poi lo portiamo sopra l'indice e andiamo in questo caso con il giallo a chiudere la prima maglia. Naturalmente, essendo la prima maglia del giro, la segniamo, però in questo caso se non la segnate comunque ci aiuta, perché qui vedete c'è la costina che ci segna l'inizio del giro. E adesso proseguo facendo una maglia bassa che l'ho già fatta e un aumento, sempre in costra retro, quindi andiamo a prendere sempre la costina di dietro della nostra maglia per tutto il giro. Quindi qui dobbiamo fare un aumento, quindi 2 maglie basse nella stessa maglia, in questo modo. Di nuovo una maglia bassa e adesso un aumento. Vedete che qui rimane qua la prima costina che non abbiamo lavorato, quindi lavoriamo una maglia bassa, un aumento per tutto il giro, e a fine giro avremo un totale di 24 maglie basse. Abbiamo finito il giro, togliamo il marcapunti e adesso andiamo a lavorare la maglia così come si presenta. Quindi entriamo nella prima maglia che abbiamo fatto e andiamo a lavorare 2 maglie basse e un aumento, quindi nella prima maglia poi rimettiamo il marcapunti, lavoro adesso un'altra maglia e nella successiva faccio l'aumento, 2 maglie basse e un aumento per tutto il giro per un totale di 32 maglie basse. Finito anche questo secondo giro di aumenti, vado a fare 8 giri di 32 maglie basse, quindi lavoro 32 maglie basse per 8 giri in questo modo. Prima di completare gli 8 giri di maglie basse dobbiamo andare a imbottire il cono, quindi prendiamo un pochettino di imbottitura e la andiamo a infilare nel cono. All'inizio prendetene poca perché andrà spinta bene nella punta. In questo modo. Adesso continuiamo facendo gli 8 giri di maglie basse, quindi concludendo gli 8 giri di maglie basse. Una volta finiti gli 8 giri di maglie basse inizio con le diminuzioni, quindi vado a fare 2 maglie basse e una diminuzione, 2 maglie basse e una diminuzione per tutto il giro per un totale di 24 maglie basse.
Finito il giro proseguiamo facendo una maglia bassa e una diminuzione, una maglia bassa e una diminuzione per tutto il giro, per un totale di 16 maglie basse. Finito anche questo giro, proseguiamo ancora con un altro giro di diminuzioni, ne dobbiamo fare altri due, quindi andiamo a fare nuovamente una maglia bassa e una diminuzione, una maglia bassa e una diminuzione per tutto il giro. A questo giro non finiamo con una diminuzione, ma una volta arrivati qui ci avanzerà questa maglia bassa e quindi lavoriamo qui una diminuzione e qui una maglia bassa, quindi finiamo con una maglia bassa invece che con una diminuzione e avremo un totale di 10 maglie basse. Arrivati a questo punto, prima di andare a fare l'ultimo giro, andiamo a imbottire anche l'ultimo pezzo del nostro gelato. Una volta imbottito andiamo a fare l'ultimo giro e l'ultimo giro facciamo sempre una maglia bassa e una diminuzione. Questa volta però invece di avanzarci una maglia, quindi finire con una maglia bassa, finiremo con 2 maglie basse e avremo poi un totale di 8 maglie basse. Quindi prima maglia fatta andiamo a fare la diminuzione e proseguiamo così: maglia bassa e diminuzione. Vi ricordo nuovamente che non finirete con una diminuzione ma con 2 maglie basse. Finito il giro vado a tagliare il filo leggermente lunghetto e lo sfilo in questo modo. Posso togliere il marcapunti e adesso andiamo a chiudere il buchino. Inserite l'ago da lana nel filo e adesso andiamo a chiudere. Allora vi avvicino un po' di più mentre ci metto bene a fuoco così vedete bene. Allora dobbiamo entrare in una costina, nella prima costina di ogni maglia, così, in questo modo. Allora, 1 2 3 e poi sfilo in questo modo il filo e poi proseguo nelle altre fino a chiuderle tutte. Una volta chiuse tutte tiro bene il filo in questo modo, vedete che si è chiuso, e vado a fargli un nodino per bloccarlo così. Adesso il filo lo vado a disperdere all'interno della lavorazione. Ecco fatto. Adesso dobbiamo andare a fare qui una specie di gonnellina, in modo questo dobbiamo andare a fare. Prendiamo nuovamente il filo, adesso andiamo a fargli un cappietto in questo modo. Una volta fatto il cappietto entro qua nella prima costina che abbiamo lasciato, vedete, tengo fermo qui l'estremità e vado a fare una maglia bassa. Prendo il filo sull'uncinetto, rientro nella stessa costina e faccio una mezza maglia alta. Adesso entro sempre nella stessa costina e faccio una maglia bassa nuovamente. In quella successiva faccio una maglia bassissima. Così. Adesso in quella successiva faccio di nuovo una maglia bassa,
una mezza maglia alta e una maglia bassa, sempre nella stessa maglia. Mi sposto in quella successiva e faccio una maglia bassissima, di nuovo poi in quella successiva faccio una maglia bassa, una mezza maglia alta e una maglia bassa, mi sposto in quella successiva e faccio una maglia bassissima e proseguo così per tutto il giro. Ci vediamo una volta raggiunto di nuovo questo lato, quindi una volta completato il giro. Una volta arrivati a questo punto entro qua nella prima costina dove ho realizzato le prime maglie e faccio una maglia bassissima, una catenella e taglio il filo. Adesso con questi due fili li vado a disperdere qui all'interno della lavorazione, naturalmente con l'ago. Adesso dobbiamo andare a fare le codette, quindi io ho già preso il mio primo filo, messo nell'ago, entro da qua sotto in questo modo ed esco in un punto qui qualsiasi. Qui non lo tiro tutto, lascio una codina e adesso entro in questo modo ed esco in un altro punto. Mi raccomando, non tirate troppo e faccio sempre in questo modo piano piano tutte le mie codette. Una volta fatte le codette ritorno in basso ed esco di nuovo qui, sempre dallo stesso punto, non il punto da dove sono entrata, ma sempre qua da questa parte. Come prima non stringo tantissimo e posso già andare a tagliare i due fili. Qui vedete rimangono un pochettino, basta che fate così e spariscono. E le prime codette sono state messe. Adesso proseguo con gli altri colori nello stesso identico modo. Ecco qua, il nostro cono gelato è quasi concluso. Io ho messo le codette, adesso dobbiamo andare a inserire il portachiavi. Come prima cosa con le nostre pinze andiamo ad allargare il primo anellino, che poi andrà infilato qui dove c'è l'anello magico, dove abbiamo fatto prima la chiusura. Io ho allargato il mio anellino, adesso vado a infilarlo qui. Una volta inserito posso andare a chiuderlo. Questo è il risultato finale una volta messo anche il portachiavi, e questo è l'altro che avevo già realizzato. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Se li rifate mi raccomando taggatemi come Mille Creazioni Sonia, così io posso sia vederli che ricondividerli. Ci vediamo al prossimo tutorial, ciao!